Quando si pensa alla Polonia vengono in mente diverse città, in particolare Varsavia, Cracovia e Danzica, ma esiste una città di cui si sa veramente molto poco e basta cercarla su YouTube Italia per capirlo. I video a riguardo praticamente non esistono e chi la conosce pensa sia solo una città grigia, industriale, senza niente di particolare da fare o da vedere, ma io da buon aspirante viaggiatore oggi ho preso un volo low cost per la Polonia ed eccomi qui. Quando ho detto ad amici e parenti che stavo venendo qui in questa città hanno tutti storto un po' il naso e mi hanno chiesto perché. Già il fatto di essere una delle città meno conosciute della Polonia, è un perché, è una motivazione. Io per primo sinceramente non so cosa aspettarmi da questa città, però se non vedo non credo. Non inizia subito benissimo la mia esplorazione della città perché sarei dovuto arrivare qui diverse ore fa, quasi buio, e a quest'ora avrei già voluto finire il video, ma così non è. Questo perché il mio volo ha fatto ritardo, ho sbagliato la fermata dell'autobus, quando siamo atterrati con l'aereo ci hanno trattenuti a bordo quasi un'ora perché c'era temporale fuori, non volevano farci uscire. Quindi una serie di imprevisti, di difficoltà che fanno parte del percorso per crescere, per diventare un viaggiatore esperto, che mi hanno messo un po' in difficoltà in questa esplorazione. Però benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael, sono in Polonia e oggi in questo video cercheremo di capire se questa città qui è un'alternativa interessante alle principali città della Polonia. E quindi vi do il benvenuto a... aspettate un attimo, non so come si chiama realmente questa città, potrebbe chiamarsi in diversi modi, Katowice, Katowice, però io ho sentito che potrebbe chiamarsi Katowice, quindi la chiameremo così. Anzi, se mai qualche polacco guarderà questo video, fatemi sapere se è la pronuncia corretta o se sto storpiando un altro nome. Questa città è veramente giovanissima, perché a differenza di città vicine come Cracovia, che hanno più di 1000 anni di storia, Katowice fino alla metà dell'Ottocento era solo un piccolo villaggio rurale sperduto tra i boschi. E poi cosa è successo? Praticamente nel 1840 sono stati scoperti enormi giacimenti di carbone nel sottosuolo e da qui questa città è diventata il cuore dell'economia polacca. La regione in cui si trova questa città è la Slesia, una delle regioni più ricche della Polonia, che in passato tra l'altro faceva parte della Germania, trovandosi praticamente al confine. Questa su cui siamo ora è la piazza principale della città, piazza Rynek, che evidenzia in modo chiaro il carattere di questa città, molto diversa dalle principali città polacche. Infatti non è la classica piazza medievale, ma è un ampio spazio moderno, vivibile, che però fino a pochi decenni fa era semplicemente uno snodo di autobus e poco più. La prima impressione che dà questa città appena arrivi è quella di essere veramente molto vivibile. È una città da 400.000 abitanti, però tutto il centro è bello concentrato, quindi lo si esplora facilmente. Come vedete le strade sono veramente molto tenute bene, carine, pulite, un sacco di verde. Dovrebbe esserci da qualche parte anche un corso d'acqua che in realtà è artificiale, ma ripercorre esattamente un percorso d'acqua sotterraneo che dovrebbe chiamarsi Rowa o Rawa. Per il momento, nonostante sia già sera, non si vede in giro gente strana, gente particolare, non ci sono neanche senza tetto. La cosa che ho notato già in altre città della Polonia è la presenza di gente anziana comunque che ero vista nella spazzatura per cercare, se non sbaglio, plastica o alluminio per arrotondare probabilmente. Ora praticamente sono di fronte a quello che è uno degli edifici più controversi e discussi dell'intera Polonia, non solo della città di Katowice e della stazione di Katowice. La struttura originaria è del 1972 ed è l'espressione massima del brutalismo polacco. Quando è stata costruita praticamente era tutta cemento, poi nel 2010 è stata distrutta perché fatiscente e ricostruita con più cemento di prima. Oggi è un edificio moderno ma comunque con uno stile super brutale. All'interno oggi, oltre alla stazione, c'è un grossissimo parcheggio sotterraneo e un enorme centro commerciale di 3 o 4 piani. Io prima ci sono entrato, ci ho messo un'ora ad uscire. Non so voi, però vi devo dire che a me non dispiace, dai. Dicevo prima avrei voluto terminare il video a quest'ora, però in realtà è veramente piacevole passeggiare tra queste strade a quest'ora. Ha fortunatamente smesso di piovere, città super tranquilla, silenziosa, pulita, ho veramente delle belle sensazioni e questa è la prova che gli imprevisti e le difficoltà ti aprono scenari spesso interessanti, motivo per cui cerco sempre di essere ottimista e di vedere il lato positivo delle cose. Se oggi non avessi avuto quella serie di imprevisti non avrei mai esplorato la città in questa situazione qui. L'avrei esplorata di giorno, al caldo come sempre. Tra l'altro c'è anche una curiosità interessante riguardo il nome di questa città. Pensate che negli anni 50 è stato cambiato per alcuni anni, credo 3 anni, dal 53 al 56, in seguito alla morte di Stalin, il partito comunista polacco in suo onore cambiò il nome della città in Stalinograd, pensate voi. Però la gente non amava assolutamente quel nome e alla fine infatti tornarono
alle origini. Però è un aneddoto interessante che non sapevo, ho letto poco fa. Un'altra cosa veramente assurda di questa città, sembra che negli anni, fino agli anni 80-90 fosse veramente un posto invivibile, piena di fuliggine, aria irrespirabile, però in seguito con nuove regole, con la regolamentazione delle miniere, soprattutto la chiusura di quelle più improduttive, questa città e questa zona in particolare della Polonia è diventata super green, super verde. Vedendo questa città come adesso mi fa veramente strano pensare che qui non si respirasse praticamente. Quella su cui siamo ora è Ulica Mariacka, la strada più importante e movimentata di Katowice. Come vedete in giro c'è tanta polizia. Questo era il primo senza tetto che ho visto da quando sono arrivato. Quindi se cercate locali, divertimento, da bere, qualsiasi cosa, vi fermano anche per strada per offrirvi di tutto. Questa è la zona che vi può interessare, Ulica Mariacka. Dopo averla attraversata credo di essere finito in un punto in cui sono già passato, quindi questo vuol dire che mi devo spostare un po' per farvi vedere un altro paio di cose importanti qui nel centro della città. Vedete, questo è il toro che abbiamo visto poco fa. Una chicca interessante è questo negozietto qui, questi combini Żabka, un 7-Eleven polacco. È una città molto semplice da girare a piedi. Siamo finiti di nuovo al punto di partenza, piazza Rejka, che adesso è più illuminata rispetto a prima. La polizia si è spostata, però prima qui c'erano 2 pattuglie. Il mio alloggio, ho preso una camera privata in un ostello. E ci stiamo spostando un po' più fuori per un motivo ben preciso, perché qui ci sono un paio di edifici molto particolari. Uno in particolare è il più iconico della città. Dovremmo essere quasi arrivati. Anche qui, come vedete, tutto molto tranquillo, pulito. Eccoci qui, questo è il quartiere più nuovo della città, con i 2 edifici più importanti, più iconici della nuova Katowice, che tra l'altro dovremmo goderci anche di più con le luci della sera. Se fossimo venuti di giorno sarebbero stati solo delle strutture di cemento. Ho dovuto tirare fuori il mio nuovo ombrello comprato al mio arrivo qui, spero che non sia un ombrello un po' ambiguo. Comunque eccoci arrivati davanti allo Spodek e sono proprio sotto il grattacielo più alto della città anche. Questo è lo Spodek, l'UFO di Katowice. Proviamo a vederlo più da vicino. In pratica questo posto qui, che sembra un stadio futuristico, è sostanzialmente un palazzetto dello sport dove vengono fatti eventi, concerti. Credo giochino anche il mondiale di pallavolo, se non sbaglio, qui, e hanno fatto diversi concerti molto importanti. Curato nel 1971, e la sua forma non è solo per una questione estetica, ma è stato costruito così perché a quanto pare è il modo migliore per reggere ai continui cedimenti del terreno. Sì, perché qui sotto di noi è pieno di miniere di carbone e il terreno a quanto pare cede, quindi così sembra che mantenga di più. Comunque questa parte della città è veramente molto moderna, non ci sono moltissimi palazzi, grattacieli, però sicuramente si sta sviluppando. Ho visto anche diversi cantieri. Che parte qui vicino allo Spodek dovrebbe esserci anche una statua molto importante, sembra sia una statua, la statua più pesante della Polonia, che rappresenta le 3 insurrezioni del popolo polacco per staccarsi dalla Germania durante il corso del secolo scorso. Che bella vista che c'è del quartiere nuovo. E questo qui sulla destra è il palazzo più alto di Katowice. Non è altissimo, però ha un'altezza interessante. Guardate anche qui quanto è carina questa città, quanto è sistemata. Una piccola bomboniera. Mi sto spostando verso il monumento che dovrebbe essere dall'altro lato della strada. Qui c'è una carinissima fontana. Ok, vedo il monumento, raggiungiamolo. Passando attraverso questo carinissimo parchetto. Non c'è nessuno qui. E subito dopo cercheremo di raggiungere un posto molto interessante per farvi vedere la città dall'alto. Voglio vedere la città dall'alto. Ecco, siamo arrivati al monumento. Allora, non è bellissimo, però sembra sia veramente un monumento molto importante per la Polonia e per i polacchi. Il monumento degli insorti. E non so cosa ci faccia lì sotto un monopattino. La nostra prossima tappa è proprio questo palazzo qui di fronte, che non è il palazzo più alto della città attualmente, però lo è stato in passato, prima che costruissero quello lì che abbiamo visto prima. E ora per vedere la città dall'alto dovremmo salire al 27° piano. Vediamo un po' se è aperto. Siamo arrivati, comunque siamo nell'hotel Marriott. Oh, ma dove siamo finiti? Questo posto è troppo chic. Vabbè, prendiamo qualcosina. Però la vista è bellissima.
I prezzi non sono bassissimi, cocktail che partono da 67 zloty, 79, 38, non è male. Poi qui ci sono le birre, a riprendere una birra alla spina dovrebbe venire da mezzo litro 32 zloty, da 33 22 zloty, circa 5 euro. Vabbè, per il posto in cui siamo non è male. E per concludere la serata, ecco qui la mia birra da 22 zloty, o 32, credo 32, circa 6 euro. Cavolo se viaggia sta ascensore, porca miseria, si sente proprio il vuoto d'aria quando scende, assurdo. Bel posto comunque, consigliato. Devo ammettere che esplorare una città di sera è stato sì piacevole, però non facilissimo. Ci ho messo un po' a spostarmi da un punto all'altro, è quasi più difficile orientarsi, nonostante io cammini tanto e non abbia difficoltà a spostarmi velocemente. Ora è quasi mezzanotte, sta piovendo, non credo sia il caso di continuare, anche se mancano alcune cose interessanti da vedere. Quindi ragazzi adesso torno in hotel e poi riprendiamo domani mattina, prima di un'altra importante avventura, perché domani poi in tarda mattinata noleggerò un'auto per spostarmi nella provincia di Katowice per scoprire gli angoli più remoti di questa regione. Adesso vi porto un attimo in hotel con me, vi faccio vedere un attimino la mia camera, che non è niente male, così se venite a Katowice sapete dove potete alloggiare, perché mi trovo proprio in centro, in piazza Rianek. Intanto alla reception c'è un simpaticissimo signore che parla poco inglese. La struttura è molto carina, si tratta di un ostello che però ha anche delle camere private. Io ho deciso di prendere una camera privata, la differenza di prezzo era minima. Adesso ve la faccio vedere e vi dico quanto ho speso. Si trova proprio in centro. Tra l'altro adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante che vi avevo accennato prima. Il fiume di Katowice, il fiume artificiale che scorre sopra il fiume vero sotterraneo di Katowice ed è proprio al di là della mia finestra. No, non si vede nulla, ma dovreste sentirlo, scorre proprio qui sotto. Qua chiudiamo, potrebbe essere pericoloso con le zanzare. Questo qui è l'ingresso da dove siamo entrati, abbiamo due letti singoli e qui abbiamo il bagno, doccia, carino qui in centro c'è sufficiente scelta, però questo qualità-prezzo non era male. Ci sono le foto della città con lo Spodek, c'è lo Spodek in primo piano. L'ho speso per una notte con colazione inclusa che inizia dalle 6, cosa molto rara, perché spesso ad esempio in Marocco, di cui lascio la playlist qui in alto, tante volte ho dovuto saltare la colazione perché iniziava veramente tardi, quindi apprezzo quando le colazioni iniziano così presto, dalle 6 alle 10. E adesso mi riposo, domani mattina colazione e poi vi faccio vedere le ultime cose super interessanti di questa città prima di riprendere con il mio viaggio qui nel sud della Polonia. Buonanotte! Mi dispiace dirvi che purtroppo la colazione non è il massimo, è solo questo che vedete. C'è solo il latte, io sono intollerante. E rieccoci qui, anche questa mattina in una grigia Katowice. Questa mattina è veramente molto presto, sono le 6:30, la città deve ancora prendere vita. Stiamo attraversando il parco che abbiamo attraversato ieri sera al buio e qui di fianco a me c'è il monumento degli insorti che abbiamo visto ieri sera tardi. Riguardo l'alloggio, questa notte ho dormito bene, anche se c'era un po' il rumore del fiume dietro la finestra. Stamattina mi sono alzato presto anche per fare colazione prima di poter poi uscire, anche perché poi devo tornare, fare il check out e spostarmi in aeroporto perché devo noleggiare un'auto. La colazione però l'ho saltata perché era improponibile, non c'era niente, 4 fette di pane, dei cereali, del latte, probabilmente senza lattosio, quindi mangerò qualcosa in giro. Mi dispiace purtroppo che neanche stamattina ci sia il sole, sembra che la giornata migliorerà nelle prossime ore, per questo video lo concluderemo probabilmente così, per fare un po' un favore ai detrattori di questa città, a chi pensa che questa sia solo una città grigia, industriale e poco più. Però come vedete si sta rivelando abbastanza interessante e piacevole da girare. Il posto in cui siamo ora è uno dei posti più premiati d'Europa a livello di riqualificazione urbana, perché qui sotto di noi c'erano delle miniere, delle vecchie miniere che negli anni 90 sono state chiuse e sopra questa miniera hanno creato una serie di strutture, tra cui il museo della Slesia, che dovrebbe essere questo qui. Questa è una vecchia torre dove tra l'altro ci si può salire sopra con un ascensore, è alta 40 metri, si può avere la vista della città, anche se attualmente come vedete è tutto in ristrutturazione, quindi non è accessibile. L'orario di apertura quando è accessibile è alle 10. Sembra molto particolare, molto interessante. E da quella parte
dove siamo passati prima, lì in fondo, c'è l'edificio dei congressi, il palacongressi o come lo chiamano qui. Altra cosa interessante è che ci sono anche qui molte aziende, molte start-up, come si può vedere anche da questo palazzo qui o da quest'altro. E poi qui, su questa piazzetta qui, alle spalle del centro congressi, che è questo qui e fa parte del quartiere dove è presente il museo della Slesia, c'è questa scalinata che taglia praticamente in due la struttura e porta direttamente allo Spodek, che adesso raggiungeremo. Siamo stati anche ieri sera, però naturalmente il giorno è tutta un'altra cosa. Ci si riesce ad orientare molto meglio naturalmente. Di nuovo sotto lo Spodek. Beh, cosa ve ne pare di questa città? Devo dire che è più interessante di quanto pensassi. Se posso consigliarvi una città differente qui in Polonia da esplorare, oltre alle solite Varsavia, Danzica e Cracovia, potete venire qui a Katowice, che tra l'altro è molto vicino anche a Cracovia, sono circa un'ora di treno o di auto, e quindi potete farvi entrambe. Ante gli imprevisti, il tempo, le difficoltà, non mi è dispiaciuta questa breve permanenza qui in questa città. Abbiamo visto le cose principali, ci sono altre cose da vedere, in particolare due quartieri fuori città che non riusciremo a vedere in questo video, magari ve li faccio vedere nel prossimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa città, se ci siete già stati, se è la prima volta che ne sentite parlare, è la prima volta che qualcuno ve la fa vedere, anche perché su YouTube Italia, come vi ho detto, su Katowice c'è veramente molto poco in italiano. E niente, io adesso ritorno in ostello, faccio il check out, faccio colazione da qualche parte e mi dirigo verso l'aeroporto per noleggiare un'auto e per scoprire la Polonia on the road. Se siete arrivati fin qui vi ringrazio, lasciate un like per sostenere il canale, ma soprattutto iscrivetevi per non perderci di vista e per vedere anche i prossimi video qui dalla Polonia. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!